direi di cominciare le sessioni, appunto, come sempre, di Cronache Oscure, presentando un qualcosa che è accaduto un po' di tempo prima rispetto ai racconti che si svolgeranno tra poco. Siamo a Naperville, di notte, qualche anno prima dei fatti di vampiri. Ci sono 3 figure, una seduta davanti a un computer e 2 sedute una di fronte all'altro con un vestiario molto particolare. Facendo molta attenzione al vestiario di queste 2 persone, si può notare che sono delle armature da antisommossa. Quindi sono 2 persone che si stanno preparando a combattere. Queste 2 persone sono molto tese. Sanno che stanno per andare a fare qualcosa di molto pericoloso. Una di queste 2 prende un attimo un libro, lo apre, comincia a sfogliarne le pagine, dopodiché prende una foto, la bacia e la mette all'interno del libro. La chiude. Le due figure si guardano. Sei pronta? E l'altra gli risponde: sì, andiamo. Si alzano. La figura al computer si gira per guardare gli altri 2. Buona fortuna e speriamo di rivederci. Dopodiché i 2 si allontanano, caricano le armi e finisce questo breve racconto. Dovrei essere ancora alle Bahamas, spiaggia, la gente che prende il sole, tutte queste cose, invece una piccola casetta dove c'è Ellison chiusa dentro al buio, che sta lì e sta sistemando le sue armi, le smonta, le rimonta, guarda che ci siano tutti i pezzi, prende il tempo per vedere quanto velocemente riesce a farlo. Ed è abbastanza soddisfatta di aver battuto l'ultimo record che ha fatto. Quindi pensa un po', ok, dai, Agatha magari sarà contenta. Nelle origini l'abbiamo vista come una ragazza abbastanza spensierata, che comunque amava il balletto, viveva la sua vita ordinaria, al fianco della madre, per quanto possibile. E adesso ha un viso totalmente diverso. Sì, Ehi Ellie, come stai? ha importanza, come al solito direi. Ok. No, era un po' che non ci si beccava. Dunque, io ti ho chiamato perché c'è un problemino a Chicago e abbiamo bisogno che venga creata una cellula. Mi sono sentita con altri mentori. Dicono che è un lavoro abbastanza semplice per te, poi soprattutto tu vieni da lì, quindi potremmo anche forse scoprire qualcosa in più su quello che è accaduto. Non mi hanno dato troppe informazioni, per le informazioni se ne occuperanno altri mentori. E mi hanno dato un indirizzo. Si trova all'esterno di Chicago. Devi andare in via Mayor 33. E c'è un box. Devi andare nel box 33, penso che non sia scelto a caso. E lì dovresti avere tutte le informazioni che ti servono. Va bene Ellie, se dovesse servire hai gli altri 2 telefoni, questo spaccalo. Certo, va bene. Ok, ho l'indirizzo, ho tutto. Penso sia abbastanza inutile chiederti dove sei e cosa stai facendo. Sì, diciamo che non te lo posso dire in questo momento. Questi convenevoli non servono a niente, quindi Sì. sei viva? Grande. Ciao. Ok, ciao. Strike, lo rompo così. Ok. Immaginate la scena. Sembra una palestra. Ok, va bene, una palestra, ring,
ok, una palestra di box. E vedete questo ragazzo, questo afroamericano, con una collanina a forma di croce, che sta iniziando a picchiare letteralmente sempre più forte ovviamente la sacca da box. Si stiracchia, prende la sua pausa, 5 minuti, e beve. Ricevi una telefonata e non te lo aspetti, anche perché non hai mai segnato questo numero nel tuo telefono, ma c'è scritto il nome come se fosse registrato. E vedi scritto Rose con una rosellina alla fine del nome. Dimmi pure. Ehi, Vinny caro, come stai? Bene. E invece voi? Tutto ok? Sì, tutto bene. A parte i casini che abbiamo avuto per spostarci e muoverci dal nostro vecchio villaggetto, ma va bene, siamo abituati a fare queste cose. L'importante è la famiglia, giusto? Certo, sempre. Ma ancora più della famiglia c'è Gesù che illumina i nostri cammini. Anche se tu Esatto. hai ancora deciso di proteggere quel luogo, chissà. Vabbè, comunque, non è compito mio interessarmi di queste cose. Invece ho un compito purtroppo che è importante. Ho parlato con altri mentori. Ci hanno detto di cercare delle persone per creare una cellula. Una missione non troppo difficile. Non ho troppi dati, però diciamo che è una cara amica che mi ha chiesto questo favore di trovare qualcuno in grado di occuparsi di forse un vampiro, non si è ben capito che cosa. Ok. Quindi chi meglio di te? No? Sei già lì, sei lì vicino, comunque è a Chicago che devi andare. E devi andare in via Mayor 33. Dovrebbe esserci un box Ok. lì. Perfetto, annotato. È ora di riscattarmi in qualche modo, giusto? Beh, qualcuno deve farlo. Che il Signore ti accompagni, caro Vinny. E salutami la sorellina. Il Signore ti accompagni, Rosa. Saluta la famiglia. Chiudo. E mentre chiudo si può notare letteralmente delle cicatrici sulle mani. Esco, mi rivesto e vado. Già in agenzia, sommersa da scartoffie, con del cibo spazzatura, per assurdo, con del cibo spazzatura sulla scrivania, immersa da foglietti di vari casi che sembra anche che non abbiano senso tra loro, non sta studiando una sola cosa. Passa un foglio tra le mani, ne legge qualche riga, guarda indietro, un po' stizzita, ne cambia, ne prende un altro e continua così la sua routine fin quando non arriva qualcuno, fin quando non viene interrotta da una chiamata, fin quando la sveglia a 8 orari diversi divisi nella giornata non suona. Tu. Alzo gli occhi dal foglio con ancora magari qualche briciola, un attimo mi ripulisco. Avanti. Entra la figura di Claudette, col suo enorme pendaglio di fronte al maglione, vestita con questo tailleur molto molto precisa, molto pulita, tutta ordinata. È un Versace? No, questi ce li facciamo fare apposta. No. A cosa devo l'onore della tua visita? Diciamo che ho un favore da riscuotere e penso che per questo favore che devo riscuotere tu sia la risorsa adatta. Vabbè, metti qua. Hai qualcosa da darmi? Ti esce dal taschino interno del suo tailleur, prende e poggia un fogliettino. Io lo prendo, presumo che leggo la via, l'8, numero Sì, 33, c'è scritto tutto. e glielo riporgo. Eva, deve essere pulito questo lavoro. Mhm. Deve essere... Riprenditi il fogliettino però.
se lo riprende, se lo rimette in tasca. Lì incontrerai la tua prima cellula, quindi avrai a che fare con altri 3 cacciatori. Sappiamo qualcosa su di loro? No, non mi è tenuto sapere nulla su chi viene mandato a fare che cosa, perché comunque, ricorda, meno sai, meno puoi raccontare Meno quando ti posso prendono. mentire in tribunale, sì. Una regola che era già lì già da molti anni a questa parte. Le regole sono quelle che fanno E andare le avanti il regole mondo. sono quelle che fanno andare avanti il mondo, Claudette. Quindi, Gradisci una patatina? no, se dovesse Caffè? servirti qualcosa, Eva, Sempre a disposizione. fammi sapere. Buona giornata. A te? E si lascia dietro la porta. Rose è cambiata un sacco dall'ultima volta che l'avete vista. In questo momento aveva i capelli raccolti sotto un cappellino, esattamente così, delle grosse cuffie ed è in una stanza nel suo posto sicuro, davanti al computer, ha 3 schermi davanti e nel buio di questa stanza solo illuminata dalla luce degli schermi, e ha davanti a sé una bowl enorme piena di ramen ed è lì con le bacchette che se lo sta fuori. Sullo schermo, in maniera completamente autonoma, nonostante tu abbia ovviamente tantissimi sistemi di firewall, eccetera, eccetera, Certo. spunta un omino sullo schermo che fa con un tastino da premere rispondi. Mi allungo verso il mouse e clicco sul tastino. Su schermo ti appare improvvisamente un enorme coniglio, un testo di un enorme coniglio, e Ehi, Rose, sono Zero. Ciao Gero, Com'è? Tutto ok? ha importanza? Sto mangiando ramen, va bene? Sì, devi guardare un attimo su tuoi firewall. È stato parecchio semplice riuscire a entrare al tuo luogo sicuro. Per te, perché a te lo lascio fare. Sì. Mi servirebbe un favore. Ho un'amica che mi ha chiesto di creare una cellula. Ho pensato che a te poteva interessare il lavoro, dato che è anche la tua prima caccia. Finalmente era anche ora. Sì, Rose è a Chicago, Ok. quindi fai attenzione perché ovviamente io ho cancellato tutto, non lo faccio un'altra volta, ok? Ti preoccupare, vado in giro, ma non mi riconosce nessuno, non ti preoccupare. Ok, sappi che in pratica c'è qualcosa che non quadra perché diverse persone, diversi veterani di guerra sono, come dire, scomparsi o sono entrati in quello che sembrerebbe un sistema di, come si chiama? Protezione testimoni, ecco, non mi veniva. Da lì poi sono entrati a far parte di qualche sistema molto particolare, dove non sono riuscito a entrare, quindi diciamo che dovrai andare a guardare su questa cosa. Ok, faccio un tap sul mio drone, che è sempre vicino a me, e vedete questo piccolo drone azzurro, blu proprio, blu TARDIS, perché si chiama TARDIS, e apre gli occhietti, perché ha tipo uno schermino davanti, tipo quei robottini con gli occhietti. Apre gli occhietti e faccio TARDIS, memorizza, dimmi... Ok, veterani scomparsi, programma protezione testimoni, capito. Quindi è sospetta come cosa. sì, Secondo me, a fiuto, con l'esperienza che ho accumulato, potrebbe centrarci qualcosa nel caso di tua madre, per questo ho deciso di mandare te. Ok. Buona fortuna, è pulito,
Non lasciate tracce. Ne lascio mai? Dai. Sulla scrivania sì. Ciao. Cazzo ne sa lui. Ciao. E ovviamente E effettivamente mi guardo intorno alla scrivania, ci sono bowl di ramen vuote ovunque, quei bicchieroni enormi americani di Coca-Cola vuoti, e ne tiro via un altro di bicchierone. Quando torniamo puliamo, Tardis. Sembra che sto giocando a qualcosa, in realtà sto dando i comandi a Tardis che sta girando e mi fa vedere le immagini praticamente tipo drone. Eva ed Ellison, che per un fortuito caso arrivate contemporaneamente, ovviamente non vi conoscete, dai due lati opposti, e fate conto che arrivate di fronte a questo enorme magazzino completamente in cemento, ma proprio una colata di cemento con alcune strisce rosse, e dove c'è un piccolo casolare dove ci dovrebbe essere qualcuno, ma non c'è nessuno, probabilmente perché è proprio abbandonato a se stesso quel posto. I graffiti ovviamente hanno ricoperto gran parte di alcuni lati della struttura. E sì, appena arrivate lì, vedete questo piccolo drone che sta girando. Io continuo a camminare come se fossi di passaggio, Ok. appena vedo il drone. Quindi guardo il drone e faccio tipo così spostando la maglia per fargli vedere che c'ho una pistola qui. E tipo lo guardo facendo cenno come dire. Quindi? Ok, io lo vedo perché Sì, vedi la pistola. ok, e gli porto Tardis da me che si posa dentro la mia valigetta e chiudo. Uno l'abbiamo trovato. Io imbranata sociale perché non ho socialità se non con una persona da un sacco faccio cellula? Così? Ok. Cellula è una parola, cellulare? Cellulare. Ok, sì, quell'affare non farlo più volare sulla mia testa perché sono gli sparo, ok? Controllava che Dico- non ci fosse nessuno di pericoloso. Vedi di cancellare qualsiasi cosa tu No, abbia registra, visto. figurati. Mi sei già più simpatica. Rose? Belli. Sì, cioè, dico proprio Rose e poi... Ah, sì. Piacere. Cioè, tipo, ok, ti Sì, stringo la mano. Te la stringo, in verità te la stringo con forza perché allora, era proprio un test per vedere, poi ti vedo così. Vabbè. Abbiamo già capito dove ti terremo a te, in una scatola. Ti ho già vista. Non credo. Credo proprio di sì. Ti guardo dalla testa ai piedi, proprio ti squadro. Decisamente non credo. Galleria d'arte. Continuo Quanti a anni sono vedere- passati? Io ti vengo così. Ehi, ciao. Mi stai dicendo che eri lì anche tu? Ah, sì. Non è stata una gran serata. No, decisamente non è stato. Cosa sai in particolare di quella serata lì? Ah, io so che... Della gente che c'era? Nulla in realtà. So che... Sì. Nessuno di quella galleria d'arte, credo di aver conosciuto l'artista, ma quella sera mia madre è morta, quindi... No, benvenuta nel club Madre allora. morta? Spiace. Ho la mano destra in tasca e utilizzo il telefono con la sinistra. E sto facendo questa cosa col telefono fin quando non arriva l'impellente suono del motorino di Vincent. Arriva Vincent col casco, tutto, il motorino. Più che altro penso che faccia più rumore quello che un treno ha letteralmente in piena potenza. Quindi... Intanto Vincent ha le cuffiette e sentite che che canta XX Temptation lì tranquillo. Arriva. Cerca di spegnere il motorino che non si spegne, quindi ci dà un pugno e si spegne. Ok. Eva guarda questa scena, è rimasta bloccata con il telefono in mano, guarda prima Vincent, poi le due, poi riguarda di nuovo Vincent, il motorino, alza gli occhi al cielo, rificca il telefono in tasca, non uscendo più la mano dalla tasca, e torna verso di voi con la testa bassissima. Guardo il posto, vedo che il posto è questo.
Guardo loro. Non dico nulla, faccio un cenno con la testa. Quindi arriverà qualcun altro, che voi sappiate? Sono sicuro che o è già qua o ci sta osservando. Per quello usavo il drone, ma a qualcuno non piace. Mi guardo intorno e vado al box. Sì. Vabbè, tanto siamo qua per questo, no? Vediamo. Vabbè. Mi dirigo anch'io Se direttamente. Io mi dirigo e osservo ogni singolo movimento, cioè, e non lo tengo neanche nascosta questa cosa, quindi se a una certa vi sentite fissati e vi girate a guardarmi, ci sono io che vi sto fissando. Vuoi anche l'autografo? Indifferente. La pratica è quando ci sono questo enorme portone di quelli là col maniglione antipanico. Ok. Dopodiché arriva, cioè all'interno è un enorme labirinto di cunicoli, di piccoli, tantissimi box, tutti in fila. E ci sono ovviamente delle piccole insegne con scritti i numeri, quindi dal 1 al 10, dall'11 al 20 e così via. E l'unico suono che sentite là dentro, a parte i vostri passi, è quello del gocciolare dell'acqua. Però, appena aprite la porta, soprattutto tu, Alison, senti un in lontananza. Ok. Io tiro fuori la mia pistola, gli metto il silenziatore. Vedete che sto lì. Ti. Io tiro fuori TARDIS, Ok. gli faccio segno. Non accendo la telecamera, ma accendo il resto. Ed è pronto. E mi vola, lo faccio volare tipo qua. Così mi fermo, guardo e vado. Mi fermo, guardo e vado. Intravedi una figura che è ferma più o meno nella posizione in cui dovrebbe esserci il 33. C'è tipo un segno che c'è qualcuno. E io dico, c'è qualcuno. E quando dici c'è qualcuno, senti dall'altra parte, dovreste controllare le telecamere prima di entrare. Io guardo tipo la tizia col robot. Mi sa che nella casa ti ci mettiamo da fredda. Perché ci Davvero? sono Non l'hai telecamere in una warehouse? Vedi questa persona con un'enorme cicatrice che va dall'occhio fino alla fine della guancia, come appunto nella foto. Vedi che è una persona che probabilmente ne ha passate parecchie nella sua vita. E quando tu ti affacci, lì ha un cellulare in una mano e con l'altro ti saluta. Non vi preoccupate, sono uno dei vostri. Io guardo gli altri, lo conoscete? No, però ci hanno detto che c'era qualcuno. Io faccio vedere agli altri, perché lo conoscete, lo faccio Eva, vedere. Lo lo conosco. conosci? È Ligan. E io lo guardo e gli faccio, no, è a posto, tranquilli. Vado avanti io. Supero la tipa con la pistola, il drone con la pistola, il mondo con la pistola, e tutte queste cazzo di pistole. Eva, mi avevano detto che avrei ricevuto una bella sorpresa. Mi fa piacere vederti. Vorrei dirti che mi dispiace per la caviglia. Perché in un certo qual modo ti voglio bene, ma non è forse giunto ancora quel momento. Però mi fa piacere vederti tutto d'un pezzo quantomeno. Tira l'ultimo tiro di sigaretta, lo E io butta a terra. schiaccio il mozzicone nel momento in cui lo fa. Bene, cagnolini, siete qui quindi per fare la vostra prima missione, giusto? Sì, papà. Io sono qua perché il mio mentore, nonché anche i vostri mentori, mi hanno detto di venire qua a farvi da benvenuto. Prende la parte finale della sala cinesca e la alza tutto in un colpo. Vi si apre davanti un piccolo box con una rastrelliera di fronte con 4 P90, alcune pistole e 4 giubbottini antiproiettili, non in Kevlar. C'è un computer all'angolo della stanza. No, io guardo le armi e dico... tipo, mi viene da sottovoce. Rico c'ha il garage molto più grosso. Voi chi siete quindi? Su, presentatevi. Anche tra di voi dovreste presentarvi. Rose, TARDIS, TARDIS, come quella serie TV. mhm. Ah, Tecnologia armata di droni intelligente e sensibile. anche pure l'acronimo. Certo.
Eva. Semplice e coinciso. Nessun acronimo, solo Eva. Vincent, potete chiamarmi Vinny. Più che altro la sociopatica delle armi, là in fondo, che sta sbavando. Io chiudo, cioè tipo faccio per così, provo la miro su Eva. Sì, comunque io sono Allison. E metto via il fucile e ne prendo tipo le pistole, guardo e faccio cose. Ma questa roba è per noi? Sì, è La missione. la poca dotazione che mi hanno dato a disposizione. Ovviamente, se posso consigliarvi di andare in giro senza armi, Ecco, se per esempio vogliamo parlare di questa missione, brava. potrebbe essere carino capire che cazzo dobbiamo fare. Lei sarà quella Brava, intelligente del brava. gruppo. Quella è, sì, anch'io, è quella col drone, quindi sì, però che Non è il drone che mi fa intelligente. Sì, vabbè, l'ho Sì, costruito io, effettivamente però. doveva farti intelligente Un la po' questione sì. delle camere. Comunque, La questione che ho fatto all'università, tipo? No, no, Vabbè, prego, dimmi. E faccio un tocchino su TARDIS, faccio memorizza. Avvicino un attimo a Eva, molto bassa voce. Ha fatto l'università, ma per registrare un robottino. forse è il robottino che ha fatto l'università. Ok. dunque, diciamo che appunto ci sono questi veterani che sono scomparsi e diciamo che è suonato questo campanello d'allarme perché ieri c'è stato qualcosa che ha alimentato ancora di più le paranoie dei vostri mentori. Già Agatha era abbastanza imparanoiata con questa situazione dei veterani che scomparivano. Però ieri abbiamo avuto la conferma con la questione che uno di questi veterani che era scomparso è andato a fare una rapina in un luogo abbastanza vicino a quello che dove hanno ammazzato tua madre, e indica Rose. Mm. Cosa? Lincoln. Oh, tranquilla, ci ho fatto l'abitudine. Lui non ce la farà mai. Io penso che Agatha sarebbe d'accordo con i miei modi di fare. Giusto, Ellie? Sì, No. dovremmo essere tipo Ellison. definite sorelle. Scusa, fratello e sorella, perché Agatha è stata anche mio mentore. Ma dove cazzo sono finito? Sì. Dunque, appunto, stavo dicendo, uno di questi veterani è andato a fare una rapina. E fino a qua, diciamo, a Chicago è tutto ok. No, però ok, se per te è ok. Sì, vabbè. Chi siamo noi per dire va di bene. no? Sì, ma lo sapete qual è il cazzo di problema? Che quel veterano non aveva un braccio una volta, eppure impugnava un fucile. Gli è ricresciuto? Mm-mm. È diventato un rettile? Potrebbe essere un innesto No, artificiale? era un cazzo di braccio. Abbiamo prove visive, telecamere. Ok. TARDIS lui si gira e diventa una sorta di piccolo proiettore e contro il muro proietta la foto. Cioè l'anteprima. Ok. E lo indico e faccio, quello mi sembra un braccio. Sì, E è zoomata ovviamente più che posso. sì. E voi, Decisamente. È un braccio. voi vedete che è un braccio. Quindi se ne sta occupando appunto i casi speciali. Operazioni speciali FBI, sì. Non riesco a vedere molto comunque la protezione dell'FBI e dell'FBI. Cosa siete riusciti a ricavare? Dovrebbe essere veterano Robin, si dovrebbe chiamare. Robin? Questa persona faceva parte della protezione dei testimoni e ora è spuntato con un braccio ed è fuggito. Soltanto che ha ucciso poi il cassiere. Quindi c'è ancora il perimetro in teoria. Quindi se posso dare un consiglio, io andrei a dare uno sguardo. Poi, Ciao raggio di sole. sì, io ho altri cazzi a cacare, quindi Ciao raggio di questa sole. io dovevo fare semplicemente il benvenuto a tutti e poi voi siete i cacciatori. Minchia, Sì, ma l'Irish però Pub la lo fai di lavoro? Se non ti è piaciuto poi Vabbè. lascia un commento ad Agatha. Io mi avvicino a Vincent tipo di traverso così, te lo guardo tipo. In questo momento è spawnata da qualche parte una bottiglietta d'acqua e un'aspirina, tipo era...
Va bene, quindi tanti saluti, buona fortuna e spero di vedervi tutti e 4. Si allontana. Faccio una telefonata, arrivo subito. Ehi, Rico, da quanto tempo? Sì, ciao. Sai, ho bisogno di un favore. Mm. Mi devi dire che in questa settimana se c'è stato un qualcuno, sai, tipo, non ti dico sbirro, ma un qualcuno di militare, sai, che ha avuto un'arma, un certo fucile da caccia, se ne sai qualcosa, al massimo. Gli dico il modello. Oddio. Quindi sei a Chicago, Ne hanno venduti. Posso andare a cercare un po' meglio se qualcuno l'ha comprata in maniera un po' più tranquilla, ma ti faccio sapere io tra un po', ok? Io ti consiglio di chiedere a Nico, sai, Nico Bellic, quello lì stranissimo. Ok. Poi boh, Sì, non sì, so. sì, ci penso io. Vabbè. Ho il mio giro, Vai. non ti preoccupare. Ok. Ciao, Vini. Non lo so. Allora ragazzi, pensiamo un attimo. Dei ex militari entrano in questa, possiamo dire, area protetta per qualche Programma motivo. protezione testimoni. Programma Sì. protezione per testimoni, perfetto. Uno di loro sbrocca e va a fare una rapina. Perché? Ragazzi, ha senso andare lì, guardarsi un attimo intorno e capire qual è la situazione. Più aspettiamo, più la pista si Allora, Sì, raffredda. dobbiamo prendere dei vestiti decenti. Io non posso entrare in negozi strani. Vestiti? Vestiti. Mi giro del tipo... Io Allora, tipo mi tolgo il cappellino, glielo metto in testa a glieli Vincent. raccogli. Tu è tipo... devi proprio consegnare le pizze. Zio, Hai anche il motorino. amore, non prendo lezioni da un qualcuno che non sa parlare con delle persone, ma solo sa parlare con delle pistole. C'è Tardis che fa tipo boom. Oh. Lo schermino fa proprio boom. No, sto cercando di insegnarvi come ci si comporta in una zona che a quanto pare non vi Scusi, compete più di vostra tanto. altezza. E io ti sto insegnando come comportarsi con delle persone civili. E me ne vado un pochino, leggermente. Civili, è tipo ci guardo, c'è uno più disadattato dell'altro. Tiro fuori e metto la cuffietta, gli do uno a testa e io me lo piazzo nel pantalone e così possiamo stare in contatto. Io penso che Io andrò a vado- guardare qualche dipinto. Passaggio? Non me la sento. Non ho un buon rapporto con le moto. Ah, non ti Se preoccupare. vuoi ti do un passaggio io in macchina. No, non lascio la mia piccola bimba così. È un regalo. E allora ci vedremo Sì, là. Quindi io farò un saltino a casa, Rose, se vuoi puoi anche, non lo so, venire con me. Ok, per me è indifferente. Quindi Ellison e Rose andate a casa di Ellison. Vincent ed Eva state andando al The Walking John. Mhm. Stiamo andando a casa mia, appunto. Non è propriamente una zona sicura. Ok. È mia, quindi è rimasta chiusa per un po', non so bene come sia. Ok. Sì, volevo chiederti più che altro tu con tutte queste cose digitali, Mhm. se potevi dare un occhio intorno. Non penso che sia sicura, ma voglio capire quanto poco lo è. Ok, mi allungo un attimo, avevo messo la valigetta a portata, quella con Tardis. Apro e lo sveglio. Dico, dai su, devi lavorare, vai. Quando fai il primo giro, vedi di nuovo casa tua dopo 2 anni che non ci entri più. Per quello non mi fermo subito. E comunque si vede che nessuno ci fa più niente o nessuno ci entra da tanto tempo. È tutto completamente chiuso come lo avevi abbandonato a primo impatto, passando così velocemente. E quindi poi vi fermate, fai volare il drone entra all'interno. Tu comunque vedi che sembra tutto a posto internamente la casa. Sembra tutto ok, non vedo nessuna attività strana. E esce e torna nella valigetta. Lascio il cappello in macchina perché non cerco nemmeno di nascondermi, anzi, mi vedi che abbasso il cosino, mi guardo un po' allo specchietto, mi pizzico le guance, faccio un sorriso proprio di incoraggiamento verso me stessa e
e vado. La seguo. Ok, vedi Mi che... porto la mia roba, ovviamente. Perfetto. E allora, quando inserisci le chiavi per Sì. l'appartamento interno ed entri, sembra tutto a posto. Soltanto che ci sono un po' di cose spostate, tipo la sedia non è messa all'interno del tavolo, non è messa bene all'interno del tavolo, non è tutto come l'avevi lasciato ad impatto, perché comunque è casa tua. Però non sai se ovviamente è stata la persona delle pulizie. Mhm. Non hai comunque telecamere dentro casa, alla fine è una casa privata e tutto. Però hai la sensazione che da un po' di tempo qualcuno c'è stato comunque. Lo dico, è un po' strano, ma vabbè, veniva qualcun altro a pulire, quindi può aver senso. E vado in camera per vedere i vestiti che ho probabilmente lasciato e cambiarmi e mettermi più a modino. Esco fuori dal bagno che neanche tu mi riconosci più. I capelli fatti bene, tutti in piega, mi sono messa un vestito che magari è un po' eccessivo per i posti normali, ma normalissimo per la zona dove stiamo andando. Gli stivali alti tipo fino al ginocchio. E mi vedi che ti faccio un occhiolino e ci metto dentro il coltello. La scontrosetta che c'era prima dove è finita? È sempre qua. Ah, ok, mi sembra... ora ti riconosco. Sì, magari mi cambio anch'io. Guarda, tipo ti guardo, Ma in sinceramente, effetti, no, io rimango a distanza, quindi chi se ne frega. quello penso sia l'idea, farsi vedere con me non ha molto senso se vuoi rimanere in disparte. Quindi Sì. ti butto fuori dalla macchina qualche metro prima. Io parcheggio davanti e tu fai un po' quello che ti pare. Ho trovato il posto dove posso andare. Mi puoi lasciare, direi, nell'isolato dietro. Va benissimo. Eva, tu comunque hai detto appunto che ti fai questa passeggiata, Camionetto. arrivi in zona, sulla destra, sul lato opposto della strada, c'è il locale e c'è ovviamente il perimetro. E nella parte del vicolo ci sono altri perimetri, quindi sembrerebbe che al primo sguardo quella sia la zona nella quale stanno facendo qualcosa. Ci sono due persone che stanno parlando sul vicolo, dentro il vicolo. Entro in Starbucks. Ok. Entro Intanto, in Starbucks. mentre entri sullo Starbucks, tu Vincent passi di fronte con la motoretta, lì, davanti al luogo, ti accorgi che passando davanti non hai appunto l'autocontrollo adatto a rimanere fermo, ma sei interessato alla cosa. Vedi questo agente qua appunto come avevo detto, il primo, e quest'altro uomo che si girano d'impatto nel momento in cui tu passi di fronte Sì. e ti guardano. Oh, ok, va bene. Cerco di rigirarmi e continuare molto lontano. Questi due si girano, ti guardano e poi ritornano a parlare. Io mi avvicino al bancone e ordino un caffè. Ma cosa è successo lì fuori? No, niente, ieri c'è stato a quanto pare una rapina e sono venuti ovviamente la polizia a controllare perché qualcuno c'è morto nella rapina. Cavolo, questo è brutto, mi dispiace. Sì, non fa troppo bene gli affari, però sì. Beh, penso che non abbia fatto nemmeno bene a quel poveraccio. No, vabbè, siamo in una grande città, capitano tutti i giorni purtroppo qualcuno che viene ucciso. E non è la prima volta che fanno in generale delle rapine. In queste zone? Ah, in generale, no, in queste zone effettivamente non capita spesso, però è anche la seconda volta che in quel bar succede qualcosa, non in troppo tempo, quindi diciamo che non fa proprio bene agli affari quando
ammazzano 2 persone nello stesso vicolo di fronte a... Ma sono morto la stessa sera? No. No, Sì. no, una è morta ieri e una tanto tempo fa, quel caso molto famoso della ragazza che non si ricordava di aver ucciso sua madre. La polizia non ha mai trovato delle prove per incastrarla. Sì, ricordo, è successo qualche anno fa. 2 anni fa, sì. Sì. Faccio il giro, mi metto dall'altra parte della strada, davanti, più che altro davanti al bar dove sta lei. Mhm. E ovviamente tipo, ah ciao, sì, scusa. Ok. E mi metto lì. Volevo guardare con... prendo il telefono per non destare sospetti a chi guarda esternamente. A guardare comunque due... Sono 2 poliziotti o sono 2 civili? Capisci che loro sono sicuramente delle forze dell'ordine, anche perché sono oltre le transenne. Però il loro vestiario non è come cioè non hanno la divisa da poliziotto. Sono in Probabilmente borghese. o sono in borghese o sono degli agenti Investigatori. investigatori o sono degli agenti particolari. Accorgete entrambi che poco dopo che tu hai preso il caffè e tu, Vincent, sei lì che stai guardando comunque il perimetro, i 2 tipi a un certo punto, dopo che parlano, uno dei 2 aveva un taccuino, lo chiude e si stanno allontanando dalla zona del... Prendono un'auto? Stanno per prendere un'auto di fronte al locale. Faccio tipo sì, ciao, telefono. Faccio una foto alla targa. Vincent, non ti sei accorto che quando hai fatto la fotografia C'era il Sì, flash. si è vista il flash della fotografia. Ok, è giorno. Si è visto. Si è visto, me ne accorgo pure io. Certo. Ah, cazzo, dai, no. Scusa. Lui stava guardando in giro quando tu hai fatto la fotografia e si è accorto di te. Ha abbassato un attimo gli occhi da sole, l'ha rialzati. Dopodiché la macchina parte e va avanti. Ellison, tu lasci Rose nel luogo che ti è stato indicato. Ti intrufoli comunque in un vicolo, cominci a salire tranquillamente nella scala d'emergenza. Non c'è nessuno. La galleria d'arte è chiusa in questo momento perché comunque siete in pieno giorno, le sue attività sono serali. Tra un po' arriverà qualcuno. Anche perché in questo momento non ci sono come si chiama? Delle mostre in atto in questo momento. Ok. Tu Elison la lasci, vedi lei comunque parte. Dove sta? Ok, io mi parcheggio al bar, facendo finta di dover andare al bar, appunto. Però c'è tutta quella zona recintata. Come scendo, a parte che ho gli occhiali da sole tipo quelli grossi e così da diva. Eh, quindi scendo. Oh mio Dio, ma cos'è successo qua? E mi avvicino alla zona che è tutta recintata. Tu ti avvicini alla zona recintata. Vincent, tu vedi ovviamente Ellison che è abbastanza riconoscibile dal suo vestiario. Penso che la riconosco pure io da Eva, dentro. Che ovviamente la vorrei alzare gli riconosce occhi al anche. cielo, ma non lo farò. Rose, tu fai partire il drone mentre... No, io non lo faccio partire, io lo metto in una sorta di... per il momento lo lascio sul cornicione che punta con la sua telecamerina, diciamo con i suoi occhietti, il The Walking John, e io mi metto dietro, non lo guardo dal telefono, a quel punto il telefono lo lascio libero se dovesse captare qualcosa dalle cimici, ma tiro fuori il mio portatile e mi collego a TARDIS con il portatile. Nel mentre tiro Ok. fuori che comincio a mangiare, mi metto appoggiata praticamente a TARDIS qua che punta dietro, mi metto appoggiata e guardo, per il momento guardo così. Tu metti la tua telecamerina. La telecamerina punta l'angolo. Vedi Ellison che arriva all'inizio della strada. Per un attimo
intravedi qualcosa. Dopodiché, quando Ellison arriva, qualcosa che per un attimo era sul tuo schermo sparisce. E termina così la sessione di oggi.